Allora, il sito pilota di Capotirone è una struttura che ha una storia lunga 30 anni legata ai problemi dell'erosione delle coste. Nasce dopo l'evento di Crotone alluvionale del 96 in cui si pensò di costruire dei sistemi innovativi per fare previsione e prevenzione dei rischi naturali, in particolare rischi da erosione costiera. Un primo progetto, a quei tempi si parlava di opere rigide per la difesa delle coste o opere morbide, quindi interventi di ripascimenti protetti, e qui si realizzò un primo intervento di ripascimento protetto e da lì nasce l'idea di avere una stazione sperimentale che studiasse questi aspetti dell'erosione costiera, la modellistica e in particolare i sistemi di acquisizione dati a mare. Oggi si parla di Nature-Based Solution, il G20 con la guida italiana ha determinato nuove linee guida per le Nature-Based Solution e oggi noi parliamo di sistemi che evolvono rispetto a quella che è una necessità immediata di intervenire a protezione delle infrastrutture, delle ferrovie o delle case con delle opere in emergenza, quindi sono opere normalmente rigide. Quelle però diventano un elemento di inquinamento fondamentale, quindi le regioni hanno il problema di rimuovere questa forma di inquinamento che è dettata dalle difese costiere e per fare questo c'è un primo step che è quello già realizzato qui nel sito di Calabaia, che è il ripascimento protetto, però a fondo abbiamo sempre delle strutture rigide, dei massi in cemento che alterano quella che è la biodiversità locale al fondo. Quindi l'idea è fare lo step successivo, appunto Nature-Based Solution, che significa ricostruire le condizioni naturali che esistevano prima del fenomeno di erosione, con ripascimenti protetti, però con opere di protezione e di sostegno del ripascimento protetto di tipo naturale. Come? Con dei riff di tipo naturale fatti realizzati con stampanti tridimensionali che sono alimentati dai filamenti realizzati con polveri di cozze e vongole e in particolare polimeri che consentono la realizzazione del filamento, e questa stampa di riff consente anche di inserire dei sensori che ci consentono di monitorare quelle che sono le condizioni al fondo e in particolare quali sono le condizioni perché la biodiversità possa essere mantenuta oppure che si modifichi per effetto dei cambiamenti climatici. E in questo sito c'è un sito SIC di biodiversità che riguarda la Posidonia in particolare e noi stiamo studiando appunto dei riff che hanno la possibilità di insediare delle talee di Posidonia per realizzare barriere che realizzano un abbattimento energetico paragonabile alle opere rigide. Noi pensiamo che questi sforzi devono tendere a dei risultati concreti, tangibili, utilizzabili. Ecco perché le linee guida per la progettazione e la gestione delle fasce costiere è l'obiettivo che un ecosistema come Tech4U deve avere, no? Diciamo una ricerca rigorosa, una conoscenza efficace, ma alla fine, oltre che l'avanzamento della ricerca, è necessario fornire degli strumenti innovativi per migliorare le scelte in termini di sostenibilità da parte dei decisori pubblici, ma soprattutto sostenere lo sforzo dei progettisti per realizzare opere e interventi che siano rispettosi della natura e che quindi siano sostenibili.